Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi parleremo di come l'avverbio addirittura viene utilizzato in italiano. Sono sicuro che l'avete già sentito, perché è una di quelle parole che noi italiani utilizziamo sempre. È un po' come allora, addirittura, mi raccomando. Sono tutte parole che sono un po' difficili da capire e da utilizzare, perché hanno un significato idiomatico. Per questo motivo ho deciso di affrontare con voi questo argomento. Anche in questo episodio sentirete moltissimi esempi. Mentre ascoltate, prendete nota. Per aiutarvi, ve li trascriverò nella descrizione di questo episodio. Dateci un'occhiata. Do you like listening to podcasts? Would you like to create your own channel? There is Anchor, the easiest way to make a podcast. It's totally free. With 1,000 of creation tools, helps you to create and edit your own podcast directly from your phone. Everything you need in one place. Anchor will distribute your podcast for you. It can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. L'avverbio addirittura in italiano ha principalmente due usi, entrambi relazionati con l'idea di esagerazione e straordinarietà. Vediamo il primo uso. Addirittura è usato come sinonimo di perfino, niente meno. Pertanto, con questo significato si usa soprattutto in frasi che vogliono sottolineare qualità o fatti che ci sembrano esagerati o straordinari. E in questo caso può essere utilizzato prima o dopo sostantivi, verbi o aggettivi. Facciamo un esempio. Ti è piaciuto il film di ieri sera? Un sacco. Mi ha emozionato tantissimo. Ero così eccitato che alla fine del film ho addirittura pianto. Ma sei andato da solo al cinema? No, c'erano tutti i miei amici e addirittura i miei genitori. Nel suo secondo uso, addirittura va da solo e lo utilizziamo come risposta a una affermazione per esprimere stupore, meraviglia, sorpresa. Facciamo un esempio. Lo sai che oggi ho corso per 10 chilometri? Addirittura. Come hai fatto? A me viene il fiatone dopo un paio di chilometri. Attenzione però, non sempre una persona che vi risponde addirittura è davvero sorpresa per quello
che le hai detto. Quando usiamo addirittura da solo come risposta, infatti, spesso lo facciamo in senso ironico, quasi per prendere in giro la persona che sta raccontando qualcosa che lei considera essere sorprendente, ma che in realtà non lo è. Di solito, in questo caso, la parola è accompagnata da gesti o espressioni del volto che sottolineano l'ironia. Esempio: sai che oggi ho comprato un vestito in saldo? Pensa che da 25 € l'ho pagato solo 23. Addirittura, questo sì che è un affare. Ricapitolando, l'avverbio addirittura esprime sempre un'esagerazione ed è sempre collegato a qualcosa di esagerato e straordinario. Ovviamente, poi, nel parlante che usa questo avverbio ci può essere o un sentimento di sorpresa o un sentimento di sarcasmo, ironia. Spero che l'uso di questo avverbio sia leggermente più chiaro dopo questa breve spiegazione. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Prima di salutarvi, vi ricordo, come sempre, di lasciarmi anche una recensione e una valutazione su Apple Podcast. Bene, non mi resta che salutarvi, ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.